Qua stiamo passeggiando per questo rinfittimento che peraltro fai vedere, cioè è incredibile come ci sia profondità, è lungo, eh? Questo è peraltro il mio ufficio ed è interessante poter lavorare qui. Ci ho messo 2 anni per creare il rinfittimento, 2 anni per creare una cosa che secondo me funzionerà e non ho potuto fare altro che combattere per questi 2 anni. Lavorare su far cambiare idea a alcune persone, sul far accettare l'idea ad altre persone, cercare le piante migliori, capire quale fosse la varietà di clementine più adatte a questo tipo di innovazione, cercare anche qualcuno che mi sostenesse da un punto di vista tecnico, un vivaista che mi desse le piante corrette, le piante che stavo cercando, che mi desse la fiducia nel percorso che stiamo andando a fare. Quindi per me innovazione vuol dire respirare, è quello che mi manda avanti. L'impianto di irrigazione agricola? Allora, l'impianto di irrigazione è tutto a posto. Domani mattina facciamo lo studio dell'acqua per vedere se c'è residui, terre, cose varie. Noi l'irrigazione di questo campo ovviamente era in questo verso, cioè il campo era orientato verticalmente. Adesso che abbiamo fatto il rifittimento nell'interfila abbiamo girato le tubature ed è per questo che la terra era molto mossa, perché abbiamo intubato ieri i tubi principali e quindi le gocciolenti, quindi l'irrigazione sarà in questo verso. Se gli alberi fossero potuti andare a scuola sarebbero diventati lampioni. Vuol dire che avrebbero snaturato il fatto di poter crescere in maniera naturale, di poter portare i loro rami sempre verso alla luce. Non mi viene anche facile fare questi discorsi perché sono stato uno studente orribile e crescere sentendosi dire che non farai mai niente perché in algebra magari hai 5 e in latino hai 4 o addirittura vieni bocciato come sono stato bocciato io, è difficile pensare che quando hai quell'età riuscirai a fare qualcosa. La differenza tra fare l'imprenditore agricolo e poi invece fare il contadino o l'imprenditore agricolo come si faceva una volta. Io conosco i terreni e ho un'ignoranza agronomica molto elevata perché il mio lavoro non è di stare in campo H24 o di coltivare il campo. Ma poi ti rendi conto che in realtà ci sono delle strade completamente diverse, che non ci sono solo le strade che ti insegnano e non ci sono le strade da seguire esattamente come ti vengono proposte. L'educazione scolastica, l'educazione universitaria, il sistema educativo, credo che educhi la mente a avere molte nozioni, ma di fatto credo che ci incanalino in un sentiero chiuso, quindi con poca possibilità di vedere come si può fare in altro modo, anche perché ovviamente se stiamo studiando qualcosa è qualcosa che qualcuno ha già fatto, ma soprattutto è qualcosa che qualcuno ha già fatto ed è anche già stato analizzato ed è già anche stato riconosciuto come corretto. Quindi di fatto stiamo imparando qualcosa di non nuovo. Se fosse nuovo non si saprebbe o comunque non si studierebbe. Avevamo del Corsica, che è una varietà che secondo noi non andava bene. Ovviamente uno quando fa l'imprenditore deve sbagliare. Credo che i fallimenti siano opportunità e non delle cose di cui avere paura, nel senso che quando uno fa impresa, se non fallisce vuol dire che in realtà non la sta facendo. Questo è stato, diciamo, un errore, ma l'abbiamo ovviamente tagliato e adesso stiamo rinnestando con un nuovo prodotto, quindi praticamente in questo caso andiamo in produzione già dopo 2 anni perché la marza che si va a applicare gode già dell'apparato radicale di un albero praticamente fatto e finito. Ci educano alla valutazione, quindi ci educano al fatto che la verifica non possiamo sbagliarla, mentre come ti dicevo prima non c'è una risorsa maggiore del fallimento se fai l'imprenditore
Il fallimento, se è ovviamente calcolato, non devi mica essere un cretino o un pazzo, ma il fallimento è l'unica cosa che ti insegna a fare le cose in maniera diversa e che ti insegna a migliorare. Tu pensi che per esempio in Silicon Valley se qualcuno deve finanziare, uno dei punti principali è che deve aver già fallito, perché se ha già fallito vuol dire che intanto è una persona che ci prova, e 2 che impara dai suoi errori, e 3 che non ha paura. Quindi questo è fondamentale. E invece il sistema scolastico ti insegna che non puoi sbagliare, perché se sbagli vieni bocciato, se sbagli prendi 3, ed è terribile in realtà se lo fai per 18 anni, che è il minimo che devi fare, perché se esci dal liceo ce ne hai 19-20. Quindi per 19 anni tu sei stato educato al fatto che se non fai il compito corretto è sbagliato. Quindi come fa una persona che per 20 anni è stata educata a questa a uscire fuori e dire provo sapendo che posso sbagliare? Bisogna essere coraggiosi, ma in realtà dovrebbe essere solo naturale, non dovremmo essere coraggiosi. Dovrebbe essere naturale il fatto che usciamo fuori e non abbiamo paura di fare le cose. È costantemente così, la gente ha paura di fare qualsiasi cosa, perché ha paura di sbagliare. E non solo la gente ha paura di fare qualsiasi cosa, quando qualcuno prova a fare qualcosa, fin quando non ha successo, viene bastonato, o viene criticato, o viene in qualche modo fermato da tutto quello che è attorno, perché può essere rischioso, perché può essere che sbagli, perché com'è possibile che se sono 50 anni che facciamo così si possa fare in un altro modo, perché dobbiamo cambiare qualcosa che già funziona. Ma funziona come? Funziona che stiamo in piedi o funziona perché abbiamo spremuto al massimo tutto quello che potevamo spremere? C'è una bella differenza. Una Ferrari funziona anche se va a 80 all'ora, ma di fatto può andare a 300 all'ora.